Sì, allora stavo dicendo che sin da quando Ok, ero, vai. ok, stavo dicendo che sin da quando ero piccolino ho trovato la vita, cioè già da piccolino sapevo che la vita in generale, la vita che viviamo qua in questo mondo è noiosa, ok? E non so se questo è un segno di consapevolezza, è un segno che mi sento diverso, mi sento un alieno in confronto al 99% di quelli che vivono in questa realtà in questo momento. Ehm, Poi, ultimamente, più io cerco di essere contro il sistema e più il Mhm. sistema viene contro. E per sistema non intendo il sistema, la politica o qualcos'altro, intendo proprio un pensiero di vita. E pensiero di vita è più io sono contro il fatto, che ne so, guarda anche il caso della pandemia, io già 2 anni fa dicevo che sarebbe andata così, e più lotto contro il sistema, che non vuol dire essere Novax o altro, ma più mi succedono cose strane, cioè perdo il portafogli, cado da solo vado al pronto soccorso con 10 punti, piuttosto che per cavolate danneggio la macchina, quindi sembra, cioè, noto delle cose che tipicamente non mi succedevano e per me oggi sono strane. Sarò io, non lo so se questo è il momento mio così, però noto delle cose strane. Ok. Ehm, E quando sei caduto e sei sì, andato al pronto soccorso, è strano che abbiamo detto prima no, vabbè. Hai avuto dei punti sul petto? sì, Dove? sì, Strano il petto, cioè, dove? sì. Perché? Sei caduto come? E non lo so neanch'io, sono inciampato, sono caduto e non me ne sono neanche accorto. Me ne sono accorto a casa che avevo il giubbotto, il maglione pieno di sangue, me lo sono tolto e avevo una squarciatura qui proprio vicino al cuore, sul petto sinistro. Caspita, di quanto profonda? È abbastanza profonda, diciamo che io poi diciamo, sono uno che non va mai dal dottore, non va mai all'ospedale, quindi sono andato anche il giorno dopo. Però diciamo, la sutura era di una quindicina di punti, ma siccome sono andato il giorno dopo me ne hanno dovuto mettere di meno perché altrimenti avrebbe fatto infezione. Però ho Ok. preso 8 punti. Ok, ti ribelli e succedono un po' di cose. Bene. 3. Emancipazione. Emancipazione, allora, deriva dal fatto che io non concordo con quello che vedo intorno a me, ma non Mm. concordo, sì, Cinivac, mi raccomando, non quell'altra parola, se no poi blocca, bla bla bla. ok. Vai. Non concordo con quello che accade intorno al mondo, ma sono veramente tante cose. Adesso questa è l'ultima, quella che è successa, però io so tante altre cose, ma che parte, che ne so, dallo sfruttamento dei bambini, dalla pedofilia, ma anche la vita che facciamo regolarmente. Quando mi dicono, ah, dobbiamo fare questo per tornare nel 2018, ma anche no, cioè quella non era vita. E io da quando ho 5 anni so che quella non è vita. Mhm. E, e quindi mi sento un emancipato perché io non vorrei fare quella vita e faccio di tutto ogni volta, anche, magari anche a torto, però per cercare di dare una visione o un modo diverso di vedere, proprio per portare le persone a pensare all'estremo e cercare di iniziare a capire anche cose diverse. Quindi io cerco molto l'emancipazione, infatti sono una persona a cui piace stare da solo, anzi mi godo il tempo in cui vado da qualche parte da solo, nonostante ho una famiglia, ho figli e tutto quanto, che stupendi, però mi piace tanto stare anche da solo proprio perché da solo mi capisco. Ok, è il quarto che è un po' curioso. Il quarto è molto curioso perché io non sono mai stato un fedele. Infatti, i miei figli non vanno alla religione, io non vado in chiesa, non mi faccio segno della croce. Però questa cosa l'ho percepita soprattutto negli ultimi 2 anni e non so neanche dirti il perché. Cioè, mi è arrivata. Io sono una persona che, sai, quando tu apprendi qualcosa, che sia matematica o delle materie, c'è chi apprende in maniera visiva, chi apprende in maniera scritta così. Io sono una persona che apprende in maniera visiva, però poi agisco sentimentalmente. E sentimentalmente ho sentito qualcosa che mi dice che alcune di quelle cose, ma non nel Vangelo, non nella Bibbia, ma nella figura che rappresenta,
Mi lega molto perché comunque tante cose che poi dice, che sono state dette, no? Poi non so chi l'ha dette, come sono arrivate a noi dopo tutti questi secoli così, mi ci ritrovo. Mi ci ritrovo anche perché sono tante cose che vanno interpretate, no? Ovviamente è fatta anche apposta, così ognuno può credere un po' quello che vuole. Che è successo? Ho sentito un Non, blim blim. Ok, va. non lo so. Sono attivati degli emoticon da soli. Sta succedendo delle cose strane. Nonno materno, morto un anno prima che tu nascessi. Mm? Sì, Perché proprio lui? perché io ho avuto la fortuna di conoscere tutti i miei nonni. Mio nonno materno è morto un anno prima, me ne hanno sempre parlato, non l'ho mai visto, però c'è qualcosa che sento, proprio il sentimento in questo caso non è un imparare una visione, è un sentimento che mi lega a qualcosa a lui e quindi sono in qualche modo curioso. Benissimo, iniziamo. Spengo la Mettiti luce. comodo, fai tutto quello che vuoi. Ok, Luce, spengo. letto, cuscino, quello che vuoi. Perfetto. Tu mi vedi? Diciamo, se riesco a vederti un pochettino, sì, ti vedo, ti vedo. Abbassa un pochettino forse il coperchio, anche di un po', ok, tanto a me non interessa la stanza su. Ti vedo, perfetto. Se a te non dà fastidio, io sono contento. Va Così. bene. Io sono pronto. Ok, va bene. Allora, chiudi gli occhi, puoi sempre sistemarti in una posizione più comoda da adesso in poi. Vai. Non ci sono regole, non ci sono imposizioni, fai come ti pare, fai come vuoi. Assolutamente, chiudi gli occhi e rilassati, non pensare a nulla, goditi tranquillamente questo viaggio e concentrati solo sulla mia voce, che ora ti accompagna in questo viaggio, che ti parla e ti parlerà, permettendoti di rilassarti sempre di più, ma lentamente. Respira profondo, inspira ed espira. Ora conterò lentamente da 10 a 1 e mano a mano che conto, libera la tua mente, concentrati solo con l'obiettivo di rilassarti sempre di più. 10, 9, i tuoi piedi sono pesanti, sprofondano lentamente nel letto. Pesanti. 8. Questa pesantezza sale dai piedi lentamente, centimetro dopo centimetro, fino a fermarsi alle ginocchia che ora, con gli stinchi e i polpacci, anche le ginocchia sono pesanti. Le ginocchia sprofondano, come se fossero delle sfere di ferro pesanti.
sprofondano nel letto lentamente. 7. Questa pesantezza sale inesorabile dalle ginocchia verso i tuoi fianchi lentamente. Ogni centimetro disattiva le tue gambe. Ecco, la pesantezza arriva alle anche, e le anche, come tutta la parte bassa del tuo corpo, ora sprofonda, piano, pesante. 6. Ogni eventuale rumore o movimento attorno a te ti porterà sempre più in profondità. Non succederà nulla, ma se dovesse, ti coccolerà e porterà sempre più in profondità. 5. La pesantezza che riguarda le tue gambe ora sale. Sale, 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 sempre di più, fino ad arrivare al petto e al ventre. 1 centimetro alla volta, lentamente ma inesorabilmente, ed ora il petto, il ventre sono pesanti. 4. La schiena pesante. Sprofonda nel materasso lentamente. 3. Le spalle, le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani, le dita delle mani, tutte le braccia sono pesanti e questa pesantezza va dalle spalle alle mani. Ci sta arrivando, ecco, anche le mani adesso sono pesanti come le ginocchia, come due palle grosse sfere di ferro al posto delle mani. 2. Il collo, la testa sprofondano nel cuscino lentamente.
pesante. Uno, pesante. Bene. Continua a respirare lentamente. Continua a sentire tutto il tuo corpo sempre ed interamente più pesante. Stai quasi creando un'orma nel tuo letto, sia nel materasso che nel cuscino. Ora conterò da 1 a 3 e al mio 3 andrai con l'occhio della tua mente a un ricordo o a un sogno, quello che più preferirai e sceglierà per te la tua parte più profonda. 1, 2, 3. Dimmi cosa vedi. Vedo una bambina, però io non ho mai sognato questa bambina. Cioè, non so, Mhm. cioè, vedo una bambina felice Mhm. che corre, una sorta di, cioè, non so come descriverla, di Candy Candy, però ovviamente cioè, Candy Candy era una stronza, quindi vedo una bambina però felice. Bionda. No, castana. Ok. Ma è un cartone animato? Non saprei, sembra vera, ma allo stesso tempo un cartone animato, cioè non saprei come descriverla. Però forse è più vera che un cartone animato. Chiedile come si chiama. Mhm. Non me lo dice, aspetta. Chiedile chi è. Si chiama Sara. Mhm. Chi è Sara? Sara sono io, cioè dice che io sono Sara. È una parte di te o è una vita precedente? Eh, è una parte di me incompiuta, cioè una parte di me che ancora deve arrivare. Non è una vita precedente, non c'entra niente col passato. È la tua anima o il tuo spirito? Mm, non- è una parte di me, non saprei se è un'anima o uno spirito, è una parte di me che verrà. Non so se è spirito o animo, perché non fa distinzione tra spirito e anima, vede tutto come un'unica cosa. A lei cosa ti risponde? Questo? Sì, non dice non ha importanza, nel senso, io sono quello che cerchi. Ok. Sara ha qualcosa in mano, una borsa, uno zaino? No, dei fiori. Ok, No, quanti sono i fiori? 4, 5, forse, forse 5, forse 5, sì.
Ok, che fiori sono? Mm, sono cioè delle margherite, ma sono delle margherite grandi, cioè sembrano margherite, ma sono margherite grandi, non hanno non è un fiore che conosciamo. Ma sono bianche? I petali sono bianchi? I petali sono diversi, alcuni sono bianchi, alcuni sono rosa, alcuni sono viola, ma hanno poi tutto il cerchio giallo. Ok, chiedi a Sara se questi cinque fiori, non li chiamerei margherite, hanno un nome. Mm, mm, no, non hanno un nome, sono semplicemente dei fiori. Non rappresentano niente? Rappresentano la spensieratezza. Mm. E i colori? I colori non rappresentano niente, semplicemente è un modo di rappresentare qualcosa. Ok, perché non si è presentata con cinque uova? Mm. Perché gli piacciono i fiori. Va bene. Mhm, dimmi, dimmi. E, e che comunque con 5 uova non avrebbe fatto lo stesso effetto. Non ho capito, scusami. Chi? Ah, Presentando con 5 uova non avrebbe fatto lo stesso effetto, la stessa scena, la stessa presentazione, la stessa rappresentazione. beh, cinque uova colorate, stile Pasquale, magari, non so, Fabergé. Sarebbe stata una figura più bella che Però cinque. non profumano. eh, Hanno cinque profumi diversi o lo stesso profumo questi fiori? Hanno, no, profumano allo stesso modo, un profumo di fiore, non ha un profumo definito, è molto astratto. Va bene. Chiediamo alla bambina di portarci dove vuole. Mi porta al mare, Ok, la seguiamo. Quale mare? Italiano? sì, Dove? mare Liguria, È un posto che tu conosci? Questo in cui ti porta? sì, Più o meno levante o ponente? Levante, Si può dire dove ti porta? sì, provincia di Savona, È un posto che conosci? sì, Perché? Che è perché, successo lì? Mm? perché ci vado in vacanza con la mia famiglia. Ok, vediamo, andiamo un po' avanti, vediamo cosa ti mostra la bambina. Mi mostra il mare, Perché? Mm? perché vuole farmi vedere l'infinito, Perché? perché cioè, è come se mi dicesse hai ragione, ma lo vedi quanto è grande. Mhm. Hai ragione a che proposito? È come per dire, hai ragione, cioè non devi pensare alle piccole cose, ma devi guardare oltre e pensare alle grandi. Ma quando pensi alle grandi poi è infinito, quindi rischi poi di perderti. È come se arrivassi in forma di bambino perché dici deve essere un bambino se vuoi fare quella cosa, perché hai bisogno di incoscienza. Facciamo questa domanda alla bambina, vediamo se è il nostro interlocutore giusto. Perché quando tu ti ribelli col tuo pensiero libero al sistema, tutto il sistema, non solo l'attuale, che sta mostrando il suo peggior lato, ti succedono
delle piccole disgrazie o grandi disgrazie. Per esempio, perché ti sei fatto male al petto, vicino al cuore? Perché tu sei il sistema. Il sistema ha bisogno di un equilibrio e tu non puoi andare da solo da qualche parte e quindi il sistema ha bisogno di riequilibrarsi e quindi è un modo per fermare la mia, diciamo, la mia voglia di fare qualcosa da solo. Quindi anche questa sorta di emancipazione che si può comprendere, ma cioè, tu sei il sistema, cioè è come se fosse un'unica cosa, no? Cioè io è come se fossi collegato ad altri e in questo momento cioè, è come se diciamo, un pensiero prevalga su un altro. Chiede alla bambina perché hai perso il portafogli. Perché sono distratto, perché sono troppo immerso in questa voglia di cambiare le cose che poi mi dimentico delle cose elementari. Perché hai danneggiato l'auto. Stessa ragione, perché sono distratto. Cioè, cioè, è come se mi volesse dire, cioè, comprendo, hai ragione, però stai attento perché cioè, non è un percorso che tu da solo come individuo puoi fare, a meno che non sei incosciente come un bambino. Ha a che E tu fare lo con... sei? Beh, sicuramente più di altre, però ovviamente ci vuole un limite, soprattutto quando è al lavoro, una famiglia, vivi comunque in una società con altre persone. Però sì, sicuramente io sono molto più coraggiosa da un certo punto di vista. Va bene. Lasciamo la bambina lì dov'è, interpelleremo fra poco di nuovo. Mhm. Adesso ti faccio alcune domande, dimmi semplicemente cosa ti arriva. La tua attuale vibrazione, frequenza, 117, percentuale di consapevolezza, 130, rapporto anima-spirito, PSPE, 70, 80, tra il eh, 70 e l'80, la PS, forse più 80. e quindi la PE 20, Sì, il rapporto sì, 20-80, sì, 20 PE, 80 PS. sì. Vite precedenti o parallele, quante sono? 3, 300, 350, boh, Mhm. 150, Percentuale di cervello utilizzata. 98. Mm. Guarda bene, se fosse il 98, sapresti volare, spostarti da un posto Io all'altro con leggere il pensiero, andare anche alla sorgente così. Non il cervello logico, eh. Le aree del cervello che non sono junk. Questo cervello tra, junk, ok, tra il 2 e il 3. cos'è il 98 invece? È un numero che mi è arrivato quando tu mi hai detto, però mi hai chiesto quella cosa, cioè visualizzo istintivamente. Quindi 98 può darsi è il mio essere razionale.
Mhm. O sì, anche. O è l'efficienza di questa porzione di cervello che utilizzi, perché la porzione di cervello, in questo caso facciamo il 3%, diciamo, a volte varia. Nel tuo caso varia minimamente, quindi sei al 98%, quindi praticamente costante al 3%, tra il 2,995 95 e il 3%, quindi direi il 3%. Ok. Può essere? Sì, sì, può essere benissimo, sì. Dimmi come senti questo ragionamento. Tuo, lontano, vicino? Lo sento molto vicino, mi dà i brividi, da quanto sia vicino. Sì? Sì. Ok, a proposito di brividi, vai a una delle tue vite precedenti, una delle più importanti, in generale delle più importanti e in particolare, se vuoi, importante relativamente ai punti che mi hai presentato. Ok. Mm. Dipende cosa si intende per importanti, perché sono in una vita e sono un panettiere. Mhm, Nel, mhm, ed è una vita che mi piace perché, mhm. perché perché sono tranquillo, semplicemente vivo la mia vita tranquillo e Ok, prova a riviverti dei momenti. mhm, Per esempio, il profumo del pane o dei prodotti da forno che realizzi, mhm, le tipologie di prodotti che realizzi, della panificazione, so, focacce, torte, pasticcini, pane o solo pane, le forme, le farine, i segni che si fanno sul pane prima di metterli in forno. mi dà gioia. Mhm, E, e in realtà cioè, faccio solo pane, solo amichette. mhm. Vai a un momento, lo cuoci tu, sì. Sì. Vai a un momento in cui stai per infornare il pane, ma stai ancora per formare le porzioni che diventeranno le singole michette. Soprattutto la michetta, che è un pane del nord, che ha Mhm, una forma ben precisa, prima di essere infornata le si pratica una croce sopra, sì, per permettere all'impasto di lievitare e cuocere in un certo modo, e croce perché c'è un riferimento religioso. sì. Ti chiedo se c'è una correlazione tra questa vita, questo simbolo, la croce, e il tuo recente trasporto verso la figura di Gesù Cristo. Sì, sì. È come se dovessimo preservare una parte della storia vera, perché tutto quello che è arrivato cioè, non è vero, però c'è una parte della storia vera che sta nel messaggio. È come se in qualche modo dovessimo essere come guardiani di un messaggio positivo. E non è per forza direttamente correlato a quella figura, ma è correlato al messaggio e Al concetto, al concetto, esatto. l'energia cristica, chiamala.
Wow. Sì. Hai sorriso, perché? Eh, è perché lo devi sentire, cioè non posso spiegartelo, devi proprio sentire. Cosa hai sentito? Eh, sei pieno, cioè, è come, cioè, è come se il tuo corpo non esistesse più, è come se, cioè, non sei nel tuo corpo. Mi viene quasi da piangere per dirti. Angi. Mi sta toccando. Ade- Adesso lo stai sentendo? Sì. A quanto vibri se prima era 117? Sono milioni, molto più di milioni, cioè è una cosa indescrivibile. Possiamo dire che l'energia cristica è la sorgente? È uno dei modi per dire È, sorgente? è uno dei, non è il solo, è uno. Modi. Sì, secondo me sì. Cioè, non è il solo in che senso? Non è il solo modo? Non è il solo modo, nel senso non si chiama solo Cristo, si chiama in tanti modi, ma per come è arrivato, diciamo, seguendo il mio percorso, si chiama Cristo, in altri si chiama diversamente, non saprei neanche darti un nome, però ti Mm, posso dire che cioè, è un concetto, cioè, più che energia, non so, è energia che poi si esprime a seconda di come le persone lo vedono, lo sentono, a volte con i fotoni, a volte, cioè, però è un concetto, non è una persona, non è, cioè, non so come, è energia. ok. Sali con questa vibrazione e immagina di salire verso la sorgente. Mhm. Dimmi a quanto stai come numero e quanto sei vicino a questa sorgente che vedi. Ehm, il numero non riesco a dartelo, cioè, onestamente, cioè, lo sento dentro di me, cioè, come se fossi io la sorgente da un certo punto di vista. La cosa brutta, è- cioè la cosa bella è questa, la cosa brutta è che quando poi ritorni, cioè domani, non so se questo rimane, no? Mhm. Però cioè, non so, cioè, è altissima, è veramente altissima. Io in questo momento è come se avessi, come se non sentissi più, come se fossi in un corpo pieno di brividi, no? Come se non lo sentissi, cioè, è una strana sensazione. Ma tu pensi che questo sia dovuto al fatto che ti stai avvicinando a qualcosa che ha un'alta vibrazione o al dovuto al fatto che tu stai producendo quest'alta vibrazione? Che, che, s- che sono io, che tutto dipende da me, ok? Mhm. E che non esiste cioè una persona, un'entità, un Dio, ma dipende da me, il concetto, l'idea ti aiuta, è come se fosse un veicolo. Esatto, esatto. È un aiuto, è una costruzione, è una favola, è un Eh, discorso. sì, ma c'hai ragione, nel senso, più che una favola è proprio come dire, se c'è il motore inceppato, metti l'olio, è come se fosse l'olio e il motore va, no? Ti aiuta a pensare diversamente, cioè a pensare, a riflettere in modo che tu possa trovare la tua strada che sta dentro di te. Esatto. Allora proviamo a crearla
una piccola parte di sorgente tra le tue mani, Mhm. senza muoverle, ma se vuoi puoi anche muoverle. Immagina appunto di portare le mani di fronte al tuo petto Mhm. e di creare, come se fosse in mezzo alle tue mani, una sfera, una porzione di questa sorgente, una porzione, un piccolo sole, un sole che emana frequenza, lo crei dal nulla, non lo togli da te, lo crei come creatore all'interno della creazione. Decidi tu la vibrazione a cui vibra e come forse ben sai, l'abbiamo già chiamato una volta e lo stiamo chiamando sempre in tutte le sessioni ad eternum, o lo vuoi chiamare come vuoi anche, eh? Mhm. Ad eternum solo perché ha una caratteristica, viene creato e vive per sempre, esiste per sempre. Mhm. Dimmi se lo vedi, se l'hai fatto. Non lo vedo, ma lo sento. Cioè, io ho le mani così, cioè, non so come spiegartelo, lo sento. Cioè, come ti spiegavo prima, cioè, alcune cose le vedo, alcune cose proprio non riesco proprio a vederle, ma le sento Ok, dove lo vuoi mettere? nel cuore. Vai, fallo. Com'è stato? Devo dirti, cioè, Lucio, wow, io è la prima volta che faccio una roba del genere, ma wow. Cosa ti sei sentito? Mi sono sentito libero, nel senso, mi sono sentito infinito, libero, infinito, forever, per sempre. Cioè, Lo vuoi cioè, rifare? sì, Creane un altro. Fatto? sì, È uguale o è diverso? è uguale, cioè, è sempre la stessa cosa, cioè, è una forma energetica, non ha un colore, non ha un sapore, è sentimento. Questo dove lo vuoi mettere? Vorrei donarlo Vai. A cosa? A chi? ai miei figli, Quanti ne hai? Due? sì. Ok. Spaccalo a metà e ne diventano due uguali. Mhm. Danne uno a testa. Fatto, Lo ricevono? Lo accettano? sì. Ok. Chiamali a vedere cosa fa il papà. Sai che li mettiamo nel cinema, in questo caso li possiamo mettere attorno a te. Se vengono, possono assistere e una volta che arrivano hanno già visto tutto quello che abbiamo fatto. Mhm. Ci sono? Quindi, siccome hanno visto tutto quello che abbiamo fatto, hanno visto anche come l'hai creato e hanno visto come hai fatto a crearlo. Quindi, se vorranno, lo potranno creare anche loro nel corso della loro vita, nei momenti di calo energetico. Allora, Mhm. mi ringraziano e mi dicono che sono orgoglioso di me per il coraggio che ho avuto nel fare questa cosa. Beh, vuoi chiamare qualcun altro di vivo? Beh, io chiamerei tutte le persone a cui voglio bene, Chiamale. e sono tante. Immagina che questa stanza in cui sei sia molto più vasta. Hai un letto dentro, in mezzo a un ambiente grande come uno stadio, il campo da calcio di uno stadio, più tutte le tribune, quindi ne hai un po' di gente da mettere qui dentro, per riempirlo. Mhm. E tu sei lì col letto in mezzo, un solo occhio di bue, faro da stadio,
Mhm. su di te, Ok. senza elencarli, quanti vengono di quelli che hai invitato? Sono... Beh, sicuramente non ci riempiono lo stadio, saranno una settantina, 72, 73. Sono lontani dal tuo letto o sono vicini intorno a No, te? sono attorno a me. Ok. Hanno imparato anche loro a farlo, il piccolo sole? Non tutti, Che percentuale? La metà? Un terzo? un terzo, direi un terzo. Un terzo. Ok. Guarda il tuo corpo energetico. Mhm. Continuiamo con questa visione dello stadio. Tu sei lì sul letto. Adesso esci un attimo dal tuo letto con la telecamera e ti guardi da fuori, guardi il tuo corpo energetico. Dimmi se ci sono delle cose che non ti appartengono. Sì, ci sono dei colori che non mi appartengono. Mm. Quali colori e dove? Sulle gambe, nero, grigio, su, diciamo, più salgo, il busto è arancione, non mi appartiene. Più su invece vedo, diciamo, il giallo e il bianco che sono più colori che mi appartengono. È qualcosa nella testa che non va. Testa, ok. Di Sì. che colore? È sempre, è un nero che si mischia al giallo, cioè un po' sfumato. Ok, se io ti chiedo se sono emozioni o impianti, tu cosa mi rispondi? Puoi anche dirmi altro, eh? Emozioni, impianti o altro? Ti direi impianti. Ok, E ti dico che non so cosa sono impianti, mi è venuto così, eh? Quindi non so dire cos'è un impianto. ok. Questi impianti li ha messi qualcuno, non ci interessa. Saranno le solite. Se vuoi, chiamali. Chiama i responsabili, coloro che hanno messo o fatto mettere questi impianti. Mm, ok. Chi entra? Chi arriva? Uno che si chiama James. Ti aspetto, eh? Sembra, sai come disegnavano Zeus in antica Grecia? No? Mhm. Imperiale con la barba e io sono il dio, una roba del genere, sì. Ma quindi è Zeus. James e Zeus, un po' si ricordano. Sì, adesso che glielo dici, sì. Ok. Va bene. Tu lo sai, no? Le entità, bla bla bla. Questo è il capo, quindi vedere le entità che sono sotto il capo non interessa. Va bene, una parte importante. Guarda, ti dico solo così, poi vedi tu cosa ti arriva e cosa ti viene. Guarda se esistono delle entità mentali. Io vedo degli gnomi, Mm. questo è quello che mi è arrivato, gnomi, o i leprechaun. Dimmi quanti sono. Sono un po', sono 13.
Dove vivono? In te, immagino, no? Nella mia testa. Cosa fanno? Giocano, cioè, si divertono a prendermi per il culo, diciamolo così. In che modo? Ma semplicemente saltellando. Ti suggeriscono anche delle idee? No, mi disturbano. Basta. Sono stupidi. Però saltellano, sono stupidi, cioè, disturbano e basta. Sono una distrazione. Sono tutti nella testa, no? Sì. Ok. Va bene, sai fare il piccolo sole? Creane uno nuovo e mettitelo in testa. Magari crealo il doppiamente potente. La testa è grande, Mhm. il cervello è vasto. Mhm. Ciao. Spariti. Sono andati i 13? Sì, sì. Ok. Piangendo. Calci nel culo. Non ho capito, piangendo? Piangendo a calci nel culo li ho presi. Ok. Quindi, siccome anche quei colori, impianti che hai visto nel corpo non ti piacciono, puoi fare un ad eternum, un piccolo sole, per ognuna delle parti che mi hai descritto. Per esempio, nero, grigio, gambe, un Mhm. sole per gamba, mettendolo dove vuoi tu, in basso, al ginocchio o all'anca. O perché no, uno alla caviglia, piede, uno al ginocchio e uno all'anca. 3 più 3 è 6. Siamo abbondanti e generosi con noi stessi oggi, quindi Mhm. melius abbondare quando è ficere. Fatto. Busto, arancione. Fatto, ma è come se, cioè, come se da una parte comunque questa cosa mi rende felice, cioè proprio ti senti più leggero, però porta via tanta energia a creare questi soli. Sì? Sì. Sei sicuro? Questa è la mia sensazione, nel senso, però Ripassiamo il processo di creazione dei soli. Dimmi a quanto vibri. 5 milioni, può darsi, 5 milioni vedo. Mhm. Prima eri a 117, adesso a 5 milioni. Ok. Crea uno di questi soli. L'energia è nella creazione. La creazione è un gioco inesistente, quindi l'energia non la prendi da nessuna parte, la crei da Ok, zero. Non la prendi da te, non la prendi dall'ambiente, non la prendi dall'aria, non la prendi dal sole, la crei dal nulla. ok, Questo è il punto più importante, lo crei dal nulla. Nel momento in cui l'hai fatto e l'hai capito, non dirai mai più che ti porta via energia ok. e avrai compreso a fondo chi sei. Mhm. Infatti è tutto molto più leggero adesso. Sei l'unico creatore che importa a te stesso. Sei tu. Mhm. Wow, ok. Puoi farne quanti ne vuoi. Quindi ne rimetti uno nel busto, anche se l'hai già messo, ne metti un altro. Mhm. Uno nella parte dove c'è quel giallo bianco. La testa, mi sembra. Tessera giallo-nero. Però, Giallo-nero. però adesso è come se fossi cristallino come l'acqua. In tutto il corpo? Direi di sì.
Ok. Quanto è grande questo solino, più o meno? Quanto è grande? Il piccolo sole che crei, una pallina da ping pong, da tennis, una biglia, Il primo che ho creato è così. una palla da pallavolo. Sì, una palla da pallavolo, sì. Siccome ti vedi trasparente, riempiti di queste palle da pallavolo ovunque. Fatto. In realtà quando l'hai fatto capisci che non ce n'era bisogno e tu sei già quello, ma intanto l'hai fatto. Sì, intanto l'ho fatto perché segue anche in parte quello che mi dici tu, però ero già come se fossi, cioè non so come descrivere, cristallo, cioè è come descrivere il cristallo, cioè sei trasparente ma luccichi. Perfetto, benissimo. In questo corpo che vedi ci sono delle emozioni a bassa frequenza negative, paura, rabbia, Mm, solitudine, tristezza, sfiducia in se stessi, depressione. Mm, mm, no. benissimo. C'è molta tranquillità, cioè, vedo molto equilibrato e ovviamente contentezza. C'è il sentirsi alieno in questo mondo, quella sensazione che hai fin da bambino. Mm, no, c'è il sentirsi normali eh, ed essere, cioè, la consapevolezza che questa è la normalità, ma non c'è nessun alieno. Nessun alieno che tu ti senti alieno. Probabilmente sono a questo punto gli altri che si sentono alieni, che sono alieni. Mhm. Ok, vediamo uno degli ultimi aspetti che mi hai presentato, causa esoterica della tua emancipazione. In compressione e quindi ehm, è come se, cioè, è come se fossi una persona che si accarezza da solo e si dice, si mette la mano sulla spalla da solo e dice "No, non ti preoccupare, tanto non ti comprenderanno mai. Per quanto sia vero o no, non lo so. Però cioè, forse non voler discutere ma di cose ma anche che vanno anche all'estremo, no? E quindi preferisco isolarmi. La vedi questa emancipazione? Da parte degli altri no, sono io che mi emancipo. E il tuo isolamento lo vedi? Eh, più prima che adesso, nel senso, cioè, prima era proprio un desiderio, adesso è più una cosa, se capita, capita. Cioè, non mi dispiacerebbe, ma non è una cosa che cercherei, con proprio assuefazione. Ok. Facciamo un piccolo check. Quanto vibri adesso? Eh, 23 milioni. Bene, così, a bruciapelo, chiama il nonno materno. Mhm. È una bella presenza, Come lo vedi? come mio nonno, come lo vedevo in foto.
Cosa fa? Mi sorride e vorrebbe accarezzarmi, ma non ha il coraggio. Accarezzalo tu. Lo abbraccio. Mhm. Cosa provi? Senti una frequenza sua? Altissimo. Chiedigli di lasciarti un messaggio. Mhm. Mm, È più di un messaggio, vabbè, un Mhm. po'. Mi dispiace non essere stato lì quando sei nato. Ehm, Comunque un giorno ci ricongiungeremo e in questo momento goditi quello che sei. Vuole lasciare un messaggio a tua madre? Sua figlia? Che sa quanto ha sofferto, però nella vita si fanno degli errori, ma questi errori a volte lo si fanno in buona fede, e, e che sta bene, quindi di non preoccuparsi. Ok, sei un ottimo creatore. Hai visto molte mie sessioni. Sai che ai disincarnati abbiamo fatto una creazione ad hoc col tempo. Abbiamo inventato il portale aureo. Se riesci aprilo tu, se no entro io nella scena accanto a te e te lo apro io. O ti aiuto. Si è aperto da solo. Ok, descrivimelo, come è fatto. Ehm, allora, è una sorta di... mm, mm, è difficile da spiegare, cioè non difficile da spiegare, però sai quei fiori che non mi ricordo il nome, sai quelli che in estate soffi e mandano i peli, Ah, no? sì, ok, si dice soffione, vabbè, diciamo Soffione, soffione. ok. È una sorta di soffione, ma non è un soffione, è sempre di cristallo, ma lucentissimo, quindi cioè, con le foglie che fanno così, ma è una luce fortissima. Una sorta di soffione fatto di cristallo molto fine, quindi non è pezzi grossi, molto fine, che sembra un soffione vero, ma non lo è lucentissimo. Benissimo. È un posto fatto apposta per i disincarnati, che come donne e uomini in partenza, in questo caso il nonno è un uomo, un ex uomo, ha le connotazioni del nonno, ha il vissuto del nonno, ti ha dato un messaggio come il tuo nonno. Una volta che varcano quella soglia, si spogliano di tutto quello che è stato riguardante il gioco, quindi il personaggio che hanno recitato, il nonno, l'uomo e non la donna, il nonno e non la nonna, le loro interferenze, i loro legami con la terra. Questo non significa che non vi ricorderete più del nonno o il nonno di voi, ma che se il nonno è collegato alla terra, è in una sorta di giro a vuoto, diciamo, sta perdendo il suo tempo e sicuramente non è di beneficio a nessuno qui. Si staccano dalla terra e soprattutto si staccano dalla loro storia di interferenze che praticamente tutti i disincarnati hanno, quindi interferenze dirette, patti che li porteranno a reincarnarsi in base ai patti, in base alle credenze karmiche, religiose. Insomma, è un luogo dove si ritorna neutri, ma carichi delle informazioni delle vite trascorse. Lì questa energia nonno potrà decidere di fare liberamente, senza condizionamenti, qualunque cosa, reincarnarsi, non reincarnarsi, in cosa, quando, dove,
come e perché, solo con il proprio desiderio e volere, e non in base appunto a interferenze, usando questo termine in termini molto molto generici. Dimmi. Ti ho ascoltato fino adesso, non vedeva l'ora che tu finissi di parlare per buttarci, sì. Non vuole lasciarti un ultimo messaggio? No, mi ha detto che mi ha detto tutto. Andiamo, vada. È andato. E se vuoi, chiama tutti quelli che vuoi chiamare, tutti i parenti che non ci sono più, tutti quelli che i 70 erotti amici che sono venuti a vederti allo stadio vogliono chiamare. Ogni volta che apriamo questo portale è una festa, è un'occasione, è un'opportunità. Mhm. Se c'è bisogno, allargalo, rendilo grande, grande come uno stadio, orizzontale o verticale come uno specchio. Mhm. Allora, si presentano molte più persone adesso. Saremmo un 156, questo è il numero che mi viene in mente, e tutti hanno capito e tutti vogliono andarci, perché tutti ci vanno. Bene. Cosa vedi quando passano? È come se si dematerializzassero, no? Cioè non sono, in Mhm. realtà non è una materia quello che vedo, però è come se si dematerializzassero e entrassero in questo, cioè in questo, non so come vortice, non è un vortice perché non gira, però è come se le aspirasse. Bravissimo. Lo vedi esattamente come lo vedono le medium. Qua, stai dicendo le stesse cose. L'aspirazione, dematerializzazione. Ti va di andare a farti un giro lì? Seguilo uno di questi disincarnati. Puoi andare, puoi tornare, puoi fare quello che vuoi. Non c'è nessun pericolo. Mhm. Tanto tu vai con l'occhio della tua mente, vai dove vuoi, non c'è nessun pericolo. È stupendo. Seguine uno a caso. Oh, e vai. Sì, 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 è un posto, diciamo, neutro, nel senso c'è pace. E, è come se il tempo si fermasse e non, è come se il pensiero da un certo punto di vista si fermasse, c'è solo emozione e capita quello che capita. Cioè, non c'è un desiderio di fare una roba perché non hai la necessità di avere qualcosa. Questo è quello che vedo e sento, è come se tu potessi cambiare tutto quello che vuoi in un nanosecondo, sei che ne so, nel paese di Babbo Natale con tutta la neve, e un secondo dopo è cambiato e sei adesso ai Caraibi o in Sicilia, in Sardegna, cioè puoi fare tutto quello che vuoi senza, senza neanche pensarci. C'è la creazione pura. Sì. Visto che sei un creatore di Ad Eternum, di Solini, lasciagliene uno qui dentro, vediamo che succede. Io non so perché mi vengono queste idee, comunque, me vengono, non so. Come ti salta in mente? Boh. No, puoi fare quello che vuoi, puoi veramente cambiare tutto quello che vuoi, come vuoi, nessuno ti giudica, nessuno, ehm, cioè, puoi fare veramente tutto quello che vuoi. Ha degli effetti qua nel portale aureo, un sole, un Ad Eternum, No, no, perché non c'è bisogno. Cioè, è come se, cioè, non ha un effetto, tutto fosse un... cioè,
sì, crei un sole, ma è come non hai bisogno, non intacca Mm. È nulla. come creare una bolla d'acqua nel mare. Esatto, si confonde col mare. Confonde col mare, si perde, non ce n'era bisogno. Il Esatto, risultato è sempre un mare, no? esatto. Non più alto di 1 millimetro, sarà più alto di un atomo, forse neanche. Sì, ma no. Ok, esci allora e guardati da fuori, Mhm. vai dove vuoi, vai a vederti tutte le tue 350 vite, fai un volo in tutte le tue 350 vite. Sì. Guardale dall'alto, tutti questi personaggi, donne, uomini, bambini, bambine, anziani, donne, anziani, uomini. Guarda se c'è una vita, un personaggio che alza la mano e che ti chiama. Ehm, un cavaliere. Tra l'altro, già a vederlo così è una vita di cui mi vergognerei. Cioè, a vederlo così, però mi chiama. Mm. C'è qualcosa da imparare, chiedigli che cosa ti deve dire. Chi è? Un templare. Perché ti hai richiamato? Perché è uno sbruffone. Perché è un egocentrico. Semplicemente per quello. Voleva farmi vedere l'armatura, non lo so. Cosa hai fatto nella vita, questa tua vita parallela? Ha ucciso persone innocenti. Ha Perché? derubato. Perché per potere, per denaro, per farsi il figo, no? Tante cose. Cosa hai imparato in questa vita? Mm, ho imparato che non conveniva. Alla fine non conveniva e non l'ha fatto per il messaggio che portava, l'ha fatto per se stesso, per la sua ingordigia e che alla fine non conviene. È molto meglio rimanere umili e fare qualcosa di diverso che andare a dire agli altri quanto sei bravo. Ok, e allora lavoriamo, andiamo a lavorare su queste vite, anche su quella del Cavaliere Templare. Andiamo al cluster. Visto che stai volando, vola dove ci sono i contratti di tutte le tue 350 vite, compresa questa. Contratti di qua, contratti di là, fatti con entità che sono programmi creati da noi per fare un'esperienza nel gioco virtuale olografico in cui siamo immersi. Dimmi se ci sei, se li vedi e come li vedi. Sì, sì, vedo una pila enorme, cioè sono almeno un paio di tavoli pieni, Di fogli, fogli, sì. libri, fogli, no? Pergamene. Ok, che ne vuoi fare? Li teniamo? No. Allora apri un portale che dai in un posto definitivo, lo chiamiamo. Dai in un posto in cui quell'energia che tu metti lì dentro non esce più, definitivamente. Non si può ovviamente distruggere, si può decomporre, scomporre e poi si può intrappolare. È diciamo il processo opposto al sole. Nel sole tu dal nulla crei energia, qui metti l'energia, i contratti sono energia, e li chiudi in uno spazio. Mhm. Devo assicurare che li ho buttati via tutti. Cerca bene in tutti i tavoli, butta anche i tavoli se vuoi, Mhm. butta anche tutta la stanza. No, anzi, la stanza la tieni,
Perché ci serve un luogo in cui tu sei andato a decidere di mettere i tuoi contratti, che è la stanza. Butta tutti i tavoli, tutti i contratti, cerca bene sul pavimento, se hai bisogno accendi una luce, così che nessun foglio sia scappato. Ho buttato tutto, anche i mobili, rimane solo la stanza. Bene, in mezzo alla stanza indovina cosa ci mettiamo? Un sole. Bravo. Ok, Lì. ci È sono. per terra o vola in mezzo alla stanza? Ehm, allora, ha iniziato, non era attaccato al pavimento, però ha iniziato comunque un po' più in alto del pavimento, adesso si sta alzando. Ok. Si muoverà in tua assenza o starà lì? No, starà lì un poco più alto sulla mia testa, Per per sempre, per sempre. in eterno. Ok. Come ben sai, hai anche tu un avatar, un fantoccio, un robot, un androide, chiamalo come vuoi. Anche questo alla fine è un programma che ha le fattezze di un pupazzo manichino seduto a una scrivania di solito, intanto vai dal tuo, davanti a un computer con un mouse che gestisce tutte le tue 350 vite contemporaneamente sullo schermo di questo computer, Mhm. che interferisce, che a volte ti manda degli uomini del tempo, che ti fanno incontrare altre persone, non quelle che avevi deciso di incontrare tu. Quindi è un'interferenza addirittura dei tuoi contratti, che non ci sono più, interferenti. La parola interferenza poi è così brutta. In realtà tu sei venuto qui per fare le interferenze, per fare l'esperienza di essere interferito, quindi non c'è niente di male. Diciamo che c'è un inizio e una fine. Oggi mettiamo la parola fine a questa tua antica creazione per aprire le danze a un nuovo corso, un nuovo mondo, una nuova vita, nuove esperienze. Qualcuno parla della Golden Age, Mhm. personale di ognuno di noi e di tutti. Direi che è arrivato il momento. Direi di sì. Lo vedi l'avatar? Sì, è uno sfigato, Perché? perché è una persona triste. Cioè, è triste, non si rende neanche conto. Ma lo vedi come una persona o un manichino? Lo vedo come un avatar, cioè proprio un avatar azzurro, cioè non è né una persona né un monachino, è proprio un'invenzione virtuale. Mm? Qualcosa fa? Scappa, resta, ti No, no, guarda. è ancora lì davanti al computer col mouse. Mhm. Bloccalo. Sta ancora lavorando su di te. Ok, Eliminalo. Via, questo è il passato. Portale definitivo. Op, op, op. Lui, il computer, il mouse, i cavi, il monitor, la tastiera, la scrivania, la sedia. Sotto. Op, 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 op. Quando andato. non c'è, quando non c'è più niente, c'è solo quello spazio che lui occupava. Tra l'altro, se guardi bene, intorno ci sono altri avatar di altre persone. Sì, gli altri non sono manichini, cioè non sono, cioè il mio era virtuale, forse era una rappresentazione. Gli altri sono più manichini o sì, manichini, cioè sembrano manichini di legno. L'hai eliminato? Sì, è andato. Anche qui un ad eternum. Fatto.
Ok. Fatto questa operazione, fatti un check. Rispetto a prima, cambia qualcosa? Mi sento vibrare più in alto. Vibrazione. 700 milioni. Decisamente più in alto. Molto più in alto. Consapevolezza, eri a 130. Sono 570. Rapporto anima-spirito. Anima 60, spirito 40. Molto, molto bene. Vite precedenti e indice puntato su quella del Cavaliere Templare. Mm. Le ho eliminate. Mm. È come se mi venisse fuori zero. Tutte. Uno zero rosso. Perché è rosso? Forse sta a rimarcare che è zero. Cioè, o uno zero con un warning, non lo so. Che adesso ne vedo zero, ma può darsi che non sia zero. Va bene. Quella del Cavaliere Templare c'è ancora. Non come vita, ma, ma come se fossero rimaste delle ceneri nell'etere. Ok. Qualunque vita tu voglia eliminare, non elimini l'insegnamento, quello che hai appreso. Attenzione. Se si elimina una vita dal numero di vite parallele, è solo perché essa si ritiene possa dar fastidio alla tua attuale, che adesso e oggi decide tutto delle altre. E allora interpreto quella cenere come una roba da ricordarsi, Ok. perché è come se stesse di ricordarti di questa cosa. Ok. Magari tutti nel nostro passato, nella nostra vita, siamo stati 2 secondi sbruffoni, anche se siamo le persone più buone di questo mondo, no? Ecco, quello eri tu, sbruffone. Sì, sì. E comunque in qualche modo quella vita ti ha riconnesso a quella parte lì. Oggi, eliminandola e ricordandotela col mucchietto di cenere, ehm, impedisci al tuo futuro sé di essere sbruffone, di essere uno che fa le cose ehm, a discapito della vita degli altri, per mostrarsi, per farsi dire, per mettersi in mostra, per sentirsi bello, bravo e prepotente. Mhm. Vediamola così. Percentuale di cervello utilizzata. Vedo un 6%. Forse 6. Benissimo, ottimo. Richiama la bambina Mhm. interiore, come la vedi? Senza fiori, contenta, eh, rilassata. Prima era anche un po' troppo eccitata, no? Era anche un po' troppo gioiosa, invece adesso è tranquilla, contenta, sorridente. È un bel tipino, carina, cioè, simpatica, una bambina a modo. È sempre l'unione tra la tua PS e la tua PE o no? Lei mi dice, io sono qua non per darti fastidio, ma per ricordarti ehm, di essere bambino, cioè, eh, non so, onestamente faccio fatica a capire dove sta, però è come se una cosa a cui io devo in qualche modo ehm,
aspirare, no? Essere, cioè, invece, cioè, sai, con l'età si cresce, si diventa anziani, ci si dimentica di essere stati bambini e alla fine ci si dimentica quella parte fondamentale e lei come se fosse lì a ricordarmi, guarda che ti devi ricordare anche di questo. Cioè, che cresci, i problemi ci saranno sempre, per tutti, ma non dimenticarti di essere bambino. È come se mi volesse dire questo. È il tuo bambino interiore questo. Può darsi. Cioè, la percepisco così. Non smettere mai di essere anche bambino, non solo bambino, anche bambino. Fatti lasciare un messaggio dal tuo bambino interiore specifico su l'attuale presente e futuro tuo. Allora, sul presente, quello che mi dice è di non fare l'errore, come molto spesso accade a me, ma penso che accada a tutti quanti, di trascurare i tuoi figli per o il lavoro per altre cose, perché nessuno ridarà indietro l'età ai tuoi figli che hanno oggi e poi quando saranno grandi saranno loro che non ti cercheranno più. Questa è la sorta di messaggio per il presente. Mhm. E per il futuro ritornerai bambino e quindi cioè, è come se sapesse già come vanno le cose, quindi tanto un giorno ritornerai bambino, ma non smettere mai di essere bambino, anche bambino, non solo bambino. Questo è il messaggio che mi vuole dare. Ok. Regala un ad eternum anche alla tua bambina interiore. Mhm. Cre- Tu sei sempre trasparente? Sì, sono trasparente, ma ho anche come se fosse un'aura attorno, no? Come se fosse una sorta di energia, sto bene, cioè, proprio lo sento, lo vedo cioè, lo vedo e lo sento. Quello che prima dicevo o vedo o sento, adesso lo vedo e lo sento. Benissimo. Il pubblico allo stadio che fa? I tuoi amici? I tuoi figli? Tua moglie penso che sia venuta anche, no? Sì, sì, sì. Sono contenti per me. Mi guardano commossi, mi guardano contenti. I bimbi sorridono, mia moglie mi guarda commossa, un po' arrossita, però sono contenti. Insegna a tutti a fare un ultimo ad eternum. Mi è piaciuto molto quando hai fatto il primo, l'hai messo nel cuore. Rifallo. Magari tu non lo metti nel cuore perché l'hai già messo, ma mostri a tutti come farlo lì davanti e come metterselo nel chakra del cuore. L'hanno fatto, l'hanno fatto tutti. Che succede? Sorridacchi. Che succede? È una festa, tutti volano, tutti, cioè, possono fare quello che vogliono, volano e non... Bello. Rido perché è bello. Bene, bene, bene. Bene, gran bel viaggio e grande suscettibilità ipnotica. Complimenti. Grazie. Abbiamo però finito? Sei pronto a tornare? Sì. Vuoi fare qualcos'altro? No, no, ti ringrazio perché non mi aspettavo nulla di tutto questo, quindi Normalmente faccio creare un ad eternum nei 5 corpi, ma tu sei già trasparente, ci sono già, di fatto, hai già una... Sei passato di 117, non milioni, non mila, 117 a 70 milioni, hai detto, no? Prima era 23, poi no, non mi ricordo più, no?
700 milioni. 700 milioni. Quindi è creato ad eternum tutta la sessione. Che devo fare? Niente. Va bene, ti accompagno e torniamo al tempo presente dal quale ti sto parlando. Conterò adesso da 1 a 5. Quando dirò 5, sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. Anche in questo caso ascolta solo la mia voce. Concentrati solo sulla mia voce. Seguila serenamente, senza pensieri. 1. Il tuo corpo, che ora è su questo letto, lentamente ma inesorabilmente diventa sempre più leggero. 2. Sempre più leggero. Si ricarica, non abbandona le alte frequenze che hai raggiunto, anzi le consolida, le elabora, le fa sue, alleggerendosi, e te lo dimostra illuminandosi piano piano dal centro alle periferie. 3. Sei leggero, ormai sei completamente leggero dalla testa ai piedi e stai completando il processo di illuminazione del tuo corpo, che consolida, cristallizza, cementifica le altissime frequenze della tua sessione, facendole diventare parte integrante anche del tuo corpo fisico. 4. Sei sempre più leggero, rigenerato, forte, contento, soddisfatto, con un forte e chiaro ricordo di tutto quello che hai fatto, di come l'hai fatto e di come è possibile d'ora in poi nella tua vita ripeterlo in ogni momento. E 5. Apri gli occhi. Wow. Aspetta, accendo la luce. Molto, molto bravo. Molti Grazie. complimenti. È spettacolare, eh. Mi sono anche commosso. Ah, non l'avevo notato questo. Sì, sì, mi sono anche commosso. Le lacrime vecchie, quindi. Sì, sì. Wow, bellissimo. No, complimenti a te. No, mai, mai, mai mi sarei aspettato anche perché ti ho detto la prima volta, cioè, neanche riusciva a entrare. Mamma mia, spettacolo. Sei stato molto bravo tu a intuire che sei stato molto risoluto, mi hai detto no, lo voglio fare. Infatti non avevo neanche un feedback del tuo test, solo oggi ho saputo che insomma ti eri un po' rilassato, soprattutto una parte sola del tuo corpo, e invece hai una suscettibilità ipnotica spaventosa, veramente molto, molto bravo tu. Grazie. Raro, rarissimo. Poi non diciamo il tuo mestiere, ma con il tuo mestiere è ancora più bravo, Ma perché infatti solitamente mi chiamano atipico. sei molto atipico, normalmente siete proprio Sì, così, sì, sì, tu sì, sì. lavori con i numeri, diciamo, siamo ancora in registrazione, però, mamma mia, molto atipico, molto atipico. Molto bene, vuoi dire qualcosa di registrazione in più? No, è quello che ti ho detto. Per me è stata un'esperienza spettacolare, non mi sarei mai aspettato nulla di tutto questo. Cioè, voglio farti i complimenti, poi magari sono stato bravo anch'io, però mamma mia, bello, 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 bello. Grazie, Grazie. li accetto volentieri. Ed è una grande soddisfazione fare questo lavoro, specialmente quando si trovano persone così portate. Ok, interrompo qua la registrazione. Grazie, alla prossima. Ciao ciao. Dimmi. No, 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 interrompo? sì, sì. Vado.